Ciao a tutti amici del laboratorio artistico di Manta, io sono Carla e oggi volevo colorare con voi un mandala con le matite colorate e chiacchierare un po' parlando di questa tecnica molto semplice e molto utilizzata, ma a volte non tanto conosciuta in realtà. Allora, come prima cosa io ho preso delle matite di colori caldi e ho temperato, come avete visto. Mi raccomando, questa operazione va fatta molto spesso. Allora, io stendo il rosso nella tonalità più scura, senza carcare, mi raccomando. Dove voglio ottenere una sfumatura più scura ripasso più volte, ma devo sempre tenere la matita molto leggera. Quando ho finito con la prima stesura, che come vedete io ho fatto sfumata, comincio con la seconda, un colore leggermente più chiaro, in questo caso l'arancione, e passo sopra, in modo che le due tonalità si fondano leggermente una nell'altra. Vedrete che il risultato verrà molto interessante. Il modo di tenere la matita è abbastanza importante per riuscire a fare delle sfumature leggere. Vedete che io la tengo senza carcare, senza impugnare, senza zappare come fanno i bambini certe volte. La tengo in maniera leggera, cioè proprio senza stringerla, appoggiandola appena al foglio oppure caricando un po' di più dove mi interessa. Poi il terzo passaggio lo faccio con un giallo molto chiaro. Io purtroppo non si vede tantissimo adesso qui nel video, però provate voi a casa che stendendo anche 2-3 passate una sopra l'altra il colore diventa molto bello, molto vibrante. Continuo con i rossi scuri per poi sovrapporre le tonalità più chiare. Questo mandala che sto colorando fa parte del mio libro Mandala Coloring Book ed è un mandala che si chiama Intelligenza. Ogni mandala ha un nome che rimanda alla qualità del mandala stesso. E la volpe, come si sa, è da sempre simbolo di intelligenza. In questo caso io ho disegnato una volpe particolare, una Firefox, la volpe rossa, anche detta volpe di fuoco, che è un animale mitologico simbolico molto potente, molto energetico. Nella simbologia orientale il fuoco è dei chakra più bassi, il rosso fa parte anch'esso dei chakra più bassi e attiva la forza più materiale, più energetica, quella del fare, quella dell'agire, quella del modificare, creare la propria realtà. Quindi se avete bisogno di intelligenza, di azione, di forza, di energia, ecco qua che questo è il mandala che dovete colorare. Allora, nel colorare questo mandala non mi limito alle righe che sono già presenti sul foglio, ma per esempio ho creato una sfumatura al centro del musetto di questa volpe, così perché mi piaceva. Quando coloriamo un mandala dobbiamo essere molto liberi, molto leggeri anche nel pensiero, cioè tutti i pensieri che ci passano per la testa dovrebbero un po' essere ignorati, quindi io non faccio una scelta ponderata e logica di quello che andrò a fare sul mio mandala, semplicemente prendo l'ispirazione e cambio colore, sfumatura, idea in base al qui e ora, cioè in base al colore che mi chiama in quel momento e al tipo di riga, di sfumatura che mi viene voglia di fare senza pensare che possa essere un errore.
Questo tipo di sfumatura si può fare anche con tonalità diverse. Il giochino è divertente se proviamo anche a mescolare per esempio un viola, un blu, un verde, in maniera anche un po' casuale, perché dobbiamo anche un po' divertirci quando facciamo questo tipo di attività. Ecco, per evitare di sporcare io mi sono presa anche un foglietto che metto sotto la mano, così evito di portarmi in giro tutta la polvere della matita e fare tutte le impronte. Ecco, adesso voglio anche cambiare tonalità e parto con dei blu, mettendo sempre sotto la tonalità più scura, e poi userò anche dei verdi e dei viola, sempre partendo dalla tonalità scura e facendo più passate per creare delle ombre. Mi raccomando, le ombre vanno sempre create con la mano leggera, passando più volte, cercando di non carcare, o comunque di carcare proprio solo nei punti più scuri per evitare le macchie, le rigacce. Sopra il blu adesso metto del magenta, che è un colore in contrasto, e poi sceglierò una tonalità chiara per impastare, amalgamare i colori che ho steso prima. Ecco, la tonalità che ho scelto è l'azzurro e tempero, perché la punta deve essere sempre appuntita, deve pungere, perché se io uso la punta tonda poi non riesco a entrare bene a saturare il foglio, perché praticamente colorerò sul piatto, quindi vedrò tutti i puntini bianchi del foglio invece di andarli proprio a riempire. Ecco, vedete per esempio col giallo come si impasta. Io non so se riuscite a percepirlo con il video così, comunque il colore proprio si impasta, provatelo sul vostro foglio, si amalgamano insieme quando io metto sopra il colore chiaro. E adesso vado un po' avanti con i verdi, mi diverto un po' a fare anche diversi tipi di incrocio dei tratti. Un'altra cosa che potete provare è che differenza fa se io faccio dei tratti brevi, dei tratti lunghi, magari se coloro un po' tra virgolette a pallini, nel senso girando la mano in senso rotatorio, che differenza fa, come io riesco a sfumare le cose se cambio il gesto della mano. Queste cose qua sono molto importanti, non ci sono delle regole precise nell'arte, è importante sperimentare e divertirsi. Ed ecco, sfumatura di contrasto, questo magenta con il verde chiaro e il verde scuro. Vediamo cosa viene fuori, ci divertiamo. Eccolo qua finito. Se vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale. Ciao ciao!